Se hai appena acquistato una GoPro Hero 11 Black e vuoi capire come utilizzarla per la prima volta, sei nel posto giusto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. Oggi vedremo come configurare per la prima volta la GoPro Hero 11 Black. Ma prima partiamo da quello che troviamo in confezione. Come sempre, acquistando dal sito GoPro troviamo la micro SD SanDisk Extreme da 32 GB. A quanto pare quest'anno abbiamo questa confezione intorno alla confezione, quindi spacchettiamo. E qui abbiamo quindi la reale confezione della GoPro Hero 11, dove già troviamo alcune delle caratteristiche principali e qui abbiamo l'elenco di tutto quello che è incluso all'interno. Per aprirla dobbiamo semplicemente tirare la linguetta inferiore e quindi qui troviamo l'astuccio, come ormai GoPro ci ha abituati con gli ultimi modelli. Non appena apriamo l'astuccio troviamo questo cartoncino che ci dice dobbiamo assolutamente aggiornare la nostra GoPro prima di utilizzarla. Questo perché il giorno del lancio è stato anche presentato l'aggiornamento obbligatorio appunto della GoPro Hero 11. Ma prima di arrivare a lei vediamo cosa abbiamo qui e troviamo una rapida guida d'utilizzo, più che altro ci spiega come caricare la GoPro, come inserire a batteria la micro SD e come accendere e avviare la registrazione. Posteriormente abbiamo anche un'altra guida per quanto riguarda i supporti e poi troviamo anche questi tre adesivi. Qui troviamo dei consigli per la batteria e questo invece è un libretto contenenti delle informazioni per la sicurezza. Se volete invece il manuale di utilizzo trovate il link in descrizione. Successivamente troviamo il cavetto USB Type-C che ci permetterà sia di ricaricare la GoPro che di trasferire i file sullo smartphone che al PC. Poi abbiamo la batteria Enduro, quindi non abbiamo più le classiche batterie GoPro ma abbiamo quelle fra virgolette potenziate e infatti si riconoscono dal bianco, invece appunto di essere blu con la fascia nera adesso troveremo questo colore. Poi abbiamo il classico aggancio della GoPro con la vite e quindi potremo tranquillamente agganciare la nostra GoPro a qualsiasi supporto, come ad esempio questo qui che è un supporto curvo adesivo. Noi agganciamo la GoPro e dopodiché lo facciamo scorrere qui dentro e così potremo agganciare veramente in qualsiasi posto la nostra action cam. Poi passiamo alla GoPro, ma anzi prima di vedere la GoPro effettivamente vi faccio vedere come questo effettivamente lo possiamo eliminare e poi avremo l'astuccio che risulta molto comodo anche per trasportare la GoPro o magari gli accessori. E quindi arrivando alla GoPro anche questa volta abbiamo la pellicola che ci incita ad aggiornare il firmware della GoPro. Quindi prima di tutto togliamo le pellicole, poi eliminiamo anche questa confezione, togliamo la pellicola anteriore e la pellicola posteriore. Adesso dobbiamo inserire la batteria e una scheda di memoria. Possiamo utilizzare chiaramente la scheda di memoria che GoPro già ci ha consegnato o magari un'altra che già avete, però mi raccomando fate attenzione che sia una scheda di memoria di marca ed anche molto veloce. E ripeto, questa che chiaramente da GoPro già va più che bene. Io personalmente utilizzo però le SanDisk Extreme Pro. Allora, apriamo lo sportellino laterale della GoPro, per farlo schiacciamo verso il basso e lo solleviamo. All'interno dobbiamo inserire la batteria seguendo questo verso e come vediamo la batteria si è inserita e qui invece va la micro SD. Per inserire la scheda di memoria dobbiamo rivolgere i pin, quindi questi contatti, verso l'esterno, verso l'obiettivo e quindi delicatamente inseriamo la scheda di memoria e poi gli facciamo fare un click. Adesso la GoPro sarebbe pronta per essere accesa, ma visto che dobbiamo anche aggiornarla, vi consiglio di caricarla per il primo utilizzo. Per farlo, appunto, possiamo sfruttare un cavo Type-C che già abbiamo o magari questo qui appunto incluso in confezione. Quindi colleghiamo un'estremità del cavo Type-C alla GoPro e l'altra estremità ad un alimentatore. Però ragazzi mi raccomando che non sia troppo potente, che significa che magari gli smartphone di ultima generazione supportano le ricariche esageratamente rapide, mentre GoPro consiglia di utilizzare degli alimentatori standard, magari 5 volt 2 ampere. Quindi ad esempio anche un classico power bank che non supporti una ricarica estremamente rapida
va più che bene. Non appena la colleghiamo all'alimentazione, come vediamo, si accende il LED anteriore ed anche quello posteriore, e questo significa che la GoPro si sta ricaricando. Appena la batteria sarà totalmente carica, questi LED si spegneranno. Una volta quindi che i LED si saranno spenti, potremo tranquillamente scollegare il cavetto USB, e quindi poi per chiudere riaccompagniamo lo sportellino e schiacciamo verso il basso in modo che si chiuda. Adesso non ci rimane che accendere la nostra GoPro, e per farlo dovremo usare il tastino laterale sinistro, che sarà anche il tasto che useremo per cambiare modalità. Quindi teniamo schiacciato, sentiamo il beep e la GoPro si è accesa. Per il primo avvio chiaramente dovremo settare alcune cose, quindi prima di tutto impostiamo la lingua, accettiamo le note legali. Per il GPS, se non lo utilizzate, potete tranquillamente cliccare su off, tanto poi lo potrete riattivare in qualsiasi momento. E adesso ci viene chiesto di aggiornare il firmware della GoPro, e il modo più semplice per farlo è utilizzare l'applicazione GoPro Quick. Adesso quindi rechiamoci sull'applicazione che possiamo trovare sia sul Play Store per Android che sull'App Store per iOS. Quindi installiamo l'applicazione, una volta installata la apriamo. In questo caso possiamo creare un account, loggarci o continuare come ospiti. Se avete chiaramente già l'account GoPro, perché magari avete fatto l'ordine d'acquisto sul sito GoPro, converrà loggarvi con il vostro account. In questo caso continuiamo come ospiti e ci viene chiesto: abbiamo una GoPro? Sì. Vogliamo impostare la GoPro adesso? Sì. E quindi ci incita a collegare la nostra videocamera. In questo caso dovremo dare tutti i consensi a quello che ci verrà richiesto, altrimenti avremo difficoltà a collegare la nostra GoPro. E dopo qualche secondo l'applicazione ha già trovato la GoPro, che appunto è rimasta accesa. In questo caso ci colleghiamo cliccando Connect. Nel mio smartphone, per esempio, la richiesta di pairing del Bluetooth non compare mai sull'app GoPro, e quindi ho dovuto abbassare la tendina delle notifiche, e quindi gli dico connetti. E adesso è collegata. Possiamo inserire il nome della nostra Action Cam, salviamo il nome, e quindi adesso non ci rimane che installare l'aggiornamento. Come vedete la procedura è abbastanza automatica. In questo caso abbiamo il changelog, quindi ci viene spiegato quali sono le migliorie, ma in questo caso è un firmware di base che siamo obbligati a installare, e quindi adesso dobbiamo attendere questa installazione. Clicchiamo su connetti, accettiamo, e adesso il nostro smartphone sta scaricando l'aggiornamento che viene trasferito sulla GoPro. Nel frattempo mi è comparsa questa notifica, appunto, che già mi veniva detto che c'era un aggiornamento per la Hero 11, ma già lo stiamo facendo. Adesso è comparsa l'icona dell'aggiornamento, quindi effettivamente adesso la GoPro lo sta installando. Nel frattempo lo smartphone è rimasto con installazione dell'aggiornamento, e adesso l'aggiornamento finalmente è completato. La GoPro quindi si sta riavviando. Per prima cosa abbiamo questa notifica che ci dice siamo in modalità principiante. Quindi clicchiamo sulla notifica e adesso abbiamo l'interfaccia molto semplice della nostra GoPro. Come vi dicevo prima, cliccando il tastino laterale cambiamo modalità, quindi passiamo a modalità foto, modalità temporizzato e poi modalità video. Nel frattempo lo smartphone ci dice che la nostra GoPro è pronta, e quindi poi accediamo all'app. Sull'app possiamo vedere quello che già abbiamo registrato nella GoPro, ma in questo caso possiamo andare a controllare direttamente la GoPro, e quindi controlla la GoPro. Mi viene notificato che l'aggiornamento è stato installato, e adesso possiamo utilizzare la GoPro. Cliccando qui possiamo abilitare la preview, quindi gli dico non chiedermelo di nuovo, gli dico ok, e adesso abbiamo la preview della GoPro. Come vedete è live. Però ragazzi, una cosa che non vi ho menzionato con i vecchi modelli, perché io effettivamente la uso poco l'app, però dovete sapere che se iniziate a registrare un video non avrete più l'anteprima live. Solamente poi terminando la registrazione video tornerà di nuovo lo streaming live.
Dall'app comunque possiamo configurare tutto quello che ci serve per la nostra GoPro, ma per il momento vi voglio fare vedere le funzioni principali direttamente nell'Action Cam. Abbassando la tendina abbiamo una serie di impostazioni e poi soprattutto andando verso destra, come vediamo, siamo in modalità principiante, clicchiamo qui e adesso passeremo alla modalità professionista. Questa modalità è la classica a cui siamo abituati anche quindi con la Hero 9 e la Hero 10. La modalità principiante è molto comoda per chi vuole iniziare a utilizzare la GoPro senza pensare troppo alle impostazioni. Infatti qui abbiamo l'icona dello slow motion e possiamo selezionare la velocità, in questo caso 30 fps sarà 1x, mentre 8x saranno i 240 fps. Quindi torniamo alla modalità 1x. Qui in basso a sinistra abbiamo i campi visivi, quindi partiamo da lineare più blocco dell'orizzonte, che sarà il campo visivo più stretto, ma potremo anche ruotare la GoPro e l'orizzonte rimarrà livellato, è una cosa incredibile. E finiamo su Hyperview, che è il campo visivo più ampio che abbiamo con la nostra GoPro. Come vedete già il dito qui viene inquadrato. Mentre appunto tornando nella modalità professionista abbiamo tutte le classiche impostazioni della GoPro, quindi tutte quelle più avanzate. A questo punto, se vogliamo iniziare a registrare un video, non ci basterà che cliccare qui sopra e quindi stiamo registrando. Ricliccando bloccheremo la registrazione. Andando in modalità foto, appunto cliccando il tastino laterale, o comunque ci possiamo spostare anche facendo degli swipe, basterà cliccare una volta e scatteremo la foto. Infine al menu a tendina abbiamo tutta una serie di impostazioni, fra cui anche il display anteriore che in questo momento è acceso, ma lo possiamo anche spegnere. Possiamo impostare i comandi vocali, possiamo entrare nelle preferenze, ad esempio accendere e spegnere le connessioni wireless, ma qui ragazzi ci sono veramente tantissime impostazioni che vedremo nei prossimi tutorial. E appunto, come ho fatto per le Hero 9 e Hero 10, seguiranno i tutorial dedicati alle impostazioni, al menu, alle modalità e tanti altri. Già vi anticipo che il menu è molto simile a quello della Hero 9 e della Hero 10, ma ci sono alcune differenze. Quindi ragazzi, per rimanere aggiornati iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like.